Bentornate e bentornati nell'Officina del Backgammon. Oggi aggiungiamo altri due importanti strumenti alla nostra cassetta degli attrezzi, semplici ma molto efficaci. Vediamo i concetti di duplicazione e diversificazione. Ogni tiro ci dà la libertà di muovere le pedine come vogliamo, ma avere a mente queste due nozioni ci porterà ad essere più efficaci, aumentando le possibilità di vittoria. Duplicare significa posizionare le pedine in modo da lasciare all'avversario lo stesso tiro per effettuare più mosse utili, così da limitare i tiri validi e nel caso porlo di fronte ad una scelta difficile. Diversificare, al contrario, significa muovere le pedine in modo da massimizzare il numero di combinazioni utili al tiro successivo. Vediamo degli esempi per chiarirci le idee. In questa posizione rientriamo dal bar con il 5 e dobbiamo decidere come muovere il 6. Qualsiasi mossa decidiamo di fare, lasciamo due pedine sotto il tiro dell'avversario. Ad esempio, avanzando con la pedina dalla punta 20, ci esponiamo ad essere colpiti con il 2 da qui e con il 4 da quest'altra punta. Ma ci viene in aiuto la duplicazione. Che succede se invece avanziamo con la pedina dalla punta 21? Ecco che andiamo a duplicare i 3. Se con la mossa precedente l'avversario ci avrebbe colpito sia con il 2 che con il 4, per la precisione con 23 tiri su 36, con questa veniamo colpiti solo da 15 tiri su 36. Ecco che applicando un semplice concetto abbiamo diminuito di molto le probabilità di essere colpiti. In quest'altra posizione dobbiamo giocare 2-1. Anche qui è impossibile non esporci al tiro avversario, quindi l'obiettivo è ridurre i rischi di essere colpiti. Vediamo in che modo la duplicazione ci può essere di aiuto. Muovendo 13-11 e 6-5 andiamo a duplicare i 4 dell'avversario con il pregio di alleggerire due punte pesanti. Inoltre l'avversario ha bisogno di un 4 anche per occupare la sua punta 9. Detto ciò, possiamo dire che questa è la mossa corretta. E se dovesse tirare 4, avrebbe comunque difficoltà a scegliere fra più opzioni, con maggiori rischi di sbagliare. Passiamo ora al concetto di diversificazione. In questa posizione abbiamo un ottimo prime da 5 e 3 costruttori pronti a sviluppare un prime da 6 o chiudere la punta 2. Ma abbiamo anche un corridore dietro il prime avversario, bisognoso di un bel 6 per scappare. Dobbiamo giocare 2-1. Che fare? Spostare il corridore con l'1 o far avanzare i costruttori? E quali? La diversificazione ci aiuta a trovare la risposta. Spostando la pedina dalla punta 8 alla punta 5, ci troviamo ad avere il maggior numero possibile di combinazioni utili al tiro successivo. In questo caso avremo a disposizione ben 5 tiri validi su 6, qualunque numero tranne l'1. Il 6 lo riserviamo per scappare dalla punta 24, mentre il 2, 3, 4, 5 li possiamo usare per sviluppare il prime o chiudere la punta 2. Il tema di oggi ha molto a che fare con la percezione di fortuna e sfortuna. Pensateci, posizionare male le pedine aumenterà le probabilità di un tiro sfortunato, mentre una distribuzione efficace faciliterà un tiro fortunato, semplicemente perché avremo più o meno combinazioni utili. Ricordatevi, nel backgammon la fortuna bisogna andare a prendersela, non aspettarla. Con questo vi saluto e nel prossimo video lasceremo l'ancora per salpare.